Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vi porto come sempre in giro con me, ma questa volta in fiera. Andiamo infatti a scoprire insieme una delle più importanti fiere d'arte internazionali, Frieze London 2019. Se questo è il vostro primo video sul canale, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. Diversi dei miei video sono dedicati al mercato dell'arte, come quello sul prezzo dell'opera o sulle fiere, ma anche ad altri argomenti come storia dell'arte e viaggi. Quindi se siete interessati a questo genere di argomenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così da non perdere nulla. Ogni anno d'ottobre migliaia tra galleristi, artisti, collezionisti e appassionati dell'arte si riuniscono a Londra per una settimana in occasione di Frieze. In questa occasione Londra si riempie di eventi e le maggiori case d'aste organizzano le loro date più importanti. E sotto l'etichetta di Frieze non si parla soltanto di arte contemporanea, ma anche di arte del Novecento, scultura e molto altro. In fiera si possono visitare centinaia di stand di gallerie d'arte che presentano i loro artisti, mettendo ovviamente in vendita le proprie opere. Ma Londra non è l'unica location della fiera, che ogni anno si svolge infatti anche a New York e dal febbraio del 2019, quindi da quest'anno, anche a Los Angeles. Il lancio di Frieze è avvenuto la prima volta nel 2003 da un'idea di Amanda Sharp e Matthew Slotover, già editori della rivista inglese dedicata all'arte contemporanea, da cui prende il nome la fiera, Frieze appunto. E il legame con questa rivista è molto forte. Del resto il magazine, fondato nel 1991 qui a Londra, è sempre stato molto attento alle avanguardie, essendo il primo ad esempio negli anni 90 ad intervistare Damien Hirst dedicandogli addirittura la copertina con una delle sue opere dedicate alle farfalle, quindi un evento comunque di una certa portata. L'idea dei due editor di Frieze per la fiera negli anni 2000 era quella di riunire alcune fra le più importanti gallerie d'arte contemporanea in un unico spazio e in una data fissa, e soprattutto ripetibile nel tempo, al fine così di scoprire gli artisti emergenti, ma anche stabilire in un certo senso le tendenze del mercato. E ad essere sinceri, l'idea ha funzionato e la fiera nel tempo è cresciuta moltissimo. Si è passati infatti, come vi dicevo prima, nel tempo da Frieze London a Frieze New York, ma poi anche all'apertura nelle stesse date di Londra anche di Frieze Masters, non più dedicata al contemporaneo ma all'arte dalle origini al Novecento. E quest'anno io ho avuto l'occasione di essere invitata la sera di mercoledì per la preview di questa sezione di Frieze, che ha sede all'interno di Regent's Park, a 2 passi da Camden. Essendo sul mito delle gallerie, molti dei protagonisti della serata sono collezionisti e per questa ragione si riescono a vedere i pezzi più belli prima che questi vengano venduti la sera stessa. Frieze Masters prevede la presenza di circa 130 gallerie e si divide al suo interno in 3 diverse categorie. Una main section, quindi una sezione generale in cui si trovano la maggior parte delle gallerie che espongono. Poi Collections, una sezione invece con 2 curatori che richiede la presenza di pezzi all'interno dello stand della galleria, da collezione cosiddetti, che hanno quindi fatto la storia dell'arte nei secoli, come ad esempio alcune opere di arte antica giapponese o egiziana. E infine Spotlight, concettualmente la mia sezione preferita. Si tratta infatti di un corridoio di solo 30 gallerie che presentano una solo exhibition, quindi uno stand personale dedicato ad un unico artista. Dal punto di vista commerciale questa è forse l'opzione con il rischio più alto per la galleria, ma dal punto di vista curatoriale è una delle scelte espositive migliori, perché ci si può focalizzare soltanto appunto su un artista. La soluzione migliore per attraversare la fiera è di certo quella di utilizzare la mappa. Questa può essere o digitale sulla app o cartacea. In ogni caso il rischio di perdersi all'inizio sembra davvero alto, ma poi in realtà fatti un paio di giri si individuano delle gallerie che sono di maggiore interesse e soprattutto i pezzi da non perdere in base ai propri gusti. Quest'anno per me ci sono state un paio di scoperte che a dirvi la verità forse non mi aspettavo. Prima fra tutte, a livello generale, ho capito che negli anni apprezzo sempre di più l'unione di opere d'arte moderna, ad esempio del Seicento e del Novecento insieme. Per esempio un Bosch nei pressi di un Fontana non mi dispiace affatto. Una scelta simile quindi di unione di opere di diversi periodi, ma che consiste questa volta in una collaborazione fra 2 diverse gallerie all'interno dello stesso stand, è quella fatta da Galleria Continua e Antichità Baccarelli Botticelli, dove opere d'arte contemporanea di artisti come Michelangelo Pistoletto sono state esposte insieme a opere d'arte antica. Un'altra cosa che ho notato è il fatto che, pur essendo in fiera, apprezzo sempre di più gli stand di gallerie che portano più di un'opera dello stesso artista, trovando a volte anche un legame a livello tematico.
Quest'anno, ad esempio, molto interessante per me la scelta della galleria newyorkese Namad Contemporary, che ha portato tutte insieme diverse delle opere di Miro all'interno del stesso periodo e all'interno dello stesso stand, dedicando quindi uno spazio soltanto a questo artista attraverso una specie di piccola mostra dedicata. Oppure un altro esempio fantastico, secondo me, e forse una delle gallerie che mi ha colpito di più quest'anno a Frieze Masters, è stata la Gallery Hyundai di Seoul, con uno spazio dedicato interamente a Namjoon Paik, un artista statunitense che è rimasto ed entrato nella storia per essere appunto uno dei fondatori e pionieri del movimento della video art. In tema invece di scoperte di opere d'arte e di nuovi artisti, sinceramente devo confessarvi che ce ne sono state tante di scoperte, e forse anche questo è per me il bello del girovagare fra gli spazi espositivi e chiacchierare con i galleristi durante la fiera. Prima fra tutte la scoperta di un taglio di fontana pentagonale, che mai mi era capitato di vedere né in un museo né in asta. Poi c'è da dire che un'altra scoperta sono state le opere di Yvonne Hitchens, che ho scoperto essere un artista inglese del primo Novecento, presente anche nella collezione della Tate a Londra. E la Tate, pur essendo un museo e quindi un'istituzione pubblica che in teoria nulla dovrebbe avere a che fare con una fiera come Frieze Masters, è legata in realtà ad un'altra delle mie scoperte di quest'anno. Dovete sapere infatti che ogni anno, in occasione di Frieze London, la Tate, grazie al supporto di una fondazione no profit privata chiamata Endeavour, può selezionare alcuni lavori da acquistare per la propria collezione. Il budget che viene dato alla Tate è di £150.000 e i lavori solitamente sono di artisti emergenti e di alcuni nomi noti del Novecento ed entrano a far parte direttamente della collezione e vengono quindi esposti in tutte e 4 le diverse sedi della Tate in Inghilterra: Londra, Liverpool, St. Ives, in giro per il paese. Quest'anno una delle acquisizioni, secondo me fra le più interessanti, è l'opera dell'artista donna croata Jagoda Buic. A me i suoi lavori piacciono moltissimo, probabilmente per l'utilizzo di materiali tessili e per le tecniche di lavorazione che vengono messe in pratica. Il bello di Frieze è che non è soltanto esposizione di opere negli stand, ma diventa anche un momento di discussione e dialogo artistico e di mercato. Per 2 o 3 giorni, infatti, grazie a Frieze Talks, si incontrano alcuni dei protagonisti dell'arte contemporanea per chiacchierare e discutere di temi importanti che sono ovviamente relativi al loro lavoro quotidiano. Quest'anno non mancavano nomi noti dell'arte contemporanea come l'artista Ai Weiwei o il critico e direttore della Serpentine Gallery di Londra, Hans Ulrich Obrist. E Frieze Master non è neanche l'unico momento affascinante legato a Frieze e al mondo dell'arte moderna e contemporanea. Un'altra delle fantastiche iniziative, infatti, che sono nate negli ultimi anni in occasione della fiera è Frieze Sculpture. Con l'idea che l'arte contemporanea debba essere conosciuta e accessibile a chiunque, ogni anno vengono scelte circa 20 opere d'arte dalle più importanti gallerie da esporre per 3 mesi a Regent's Park, così da realizzare una delle più interessanti forme d'arte pubblica in uno spazio urbano a Londra, secondo me nella storia. Quest'anno per l'esposizione dal 3 luglio al 6 ottobre la scelta era varia e davvero interessante. Quando sono andata, quello che più mi ha colpito è stato il fatto che ci fossero così tante persone che tra passeggiate e picnic stessero davvero condividendo lo spazio del parco con le opere d'arte. La cosa più divertente è che le opere sono distribuite in un'area specifica e attraverso una mappa che si può scaricare sul cellulare le si può scoprire come in una vera e propria caccia al tesoro. Ovviamente per me è stata un'occasione di gioco divertente ma anche interessante al tempo stesso per ritrovare nomi noti come l'artista pop Robert Indiana con l'opera One Through Zero, che consiste in un cerchio di numeri da 0 a 9 di proporzioni gigantesche. Queste si innalzano come grandi pietre miliari e a me hanno ricordato moltissimo Stone Age. Oppure Vic Muniz con la sua opera Mnemonic Vehicle del 2015, la riproposizione in scala esatta di una Jaguar del 1973 che riprende temi sempre presenti anche in altre opere dell'artista, come quello della memoria e del desiderio. Però Frieze Sculpture è stata un'occasione per ritrovare artisti da poco scoperti, come Uma Baba, con le sue sculture totem di cui vi avevo parlato nel mio video su Art Basel, oppure Bill Woodrow con il suo lavoro Cello Swarm del 2002, che consiste in uno strumento a corda interamente ricoperto da api dorate e che perde la sua funzione di strumento sia nel tempo che nello spazio, non potendo infatti più essere suonato. Ma in questa sorta di caccia alle opere, devo dire che ho scoperto anche dei veri e propri tesori di artisti che non conoscevo, come ad esempio The Yachting di Joanna Rakowska, la riproduzione in scala gigante di un uovo di merlo, il più comune uccello qui in Inghilterra,
che è protagonista anche di una canzone dei Beatles molto famosa. Oppure la Tudor Bowl di Lars Fisk, in cui una tipica architettura inglese viene completamente riscalata e riconcepita per sembrare una Pokéball in cui viene catturato tutto lo spirito dell'Inghilterra. O infine un'opera che io ho davvero amato per la relazione con il visitatore e il tema principale, Bridges di Ivan Argote, dove siamo invitati ad attraversare, quindi quasi calpestare l'opera, come se questa fosse un ponte metaforico in cui l'artista ha lanciato un messaggio che va scoperto, capito e portato con sé. E se questo mio video dedicato a Frieze 2019 e alle mie scoperte in occasione della fiera ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video dedicati al mercato e al sistema dell'arte. E se vuoi approfondire, ti consiglio già di dare un'occhiata alla mia playlist sull'argomento, dove potrai trovare alcuni tra i video appunto dedicati al mercato, tra cui 6 libri da leggere sul mercato dell'arte o come si calcola il prezzo di un'opera d'arte. Grazie mille e alla prossima!